Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Ok, non so, oggi volevo fare un'introduzione un po' più alternativa e diversa dal solito, ma bentornati su Lernamo, come ho già detto, e in questo video parleremo di un argomento veramente molto utile per migliorare il vostro italiano, soprattutto nel parlato. Ma prima di cominciare, una domanda per voi. Qual è, secondo voi, il verbo più utilizzato nella lingua italiana, esclusi essere e avere i verbi modali? E la risposta è, sono sicura che tutti voi avete indovinato, il verbo fare, il quale, oltre ai suoi tantissimi usi normali, appare anche in molte espressioni e locuzioni fisse che non ammettono variazioni e che spesso assumono un significato non letterale, creando ovviamente molta confusione per chi non è un parlante madrelingua di italiano. Ma bando alle ciance! Iniziamo subito perché in questo video vi mostrerò tutte quelle espressioni più utilizzate in italiano con il verbo fare. Sigla! Ovviamente ho precisato prima della sigla che in questo video andremo a vedere quelle espressioni con il verbo fare più utilizzate, perché di espressioni con questo verbo ce ne sono veramente a bizzeffe e non è possibile nominarle tutte in un unico video. Quindi ecco a voi le più utili, più comuni e più curiose. Fare a meno di, che significa riuscire a stare, riuscire a resistere e a sopravvivere senza qualcuno o qualcosa. Per esempio, non posso proprio fare a meno di te. Quando il complemento di specificazione, e cioè quello introdotto dalla preposizione di, in questo caso di te, è già noto, quindi è già stato menzionato e per questo può essere sottinteso, allora può essere sostituito dalla particella ne, la quale va a creare la struttura, l'espressione farne a meno. Per esempio, adoro fumare, non riesco a farne a meno. La prossima espressione è farcela, che significa riuscire a fare qualcosa, avere successo in qualcosa. Per esempio, vorrei smettere di fumare, ma non ce la farò mai. Questo verbo si trova anche molto spesso nella forma negativa per indicare che siamo stufi, siamo stanchi di qualcosa. Non ce la faccio più, ho lavorato tutto il giorno, sono stanchissima. Fai da te indica tutto quello che una persona fa da sé, con le proprie mani, in casa propria, ad eccezione del cibo. In questo caso si dirà fatto in casa. Per esempio, ho trovato un blog che insegna a costruire un comodino fai da te con i barattoli di latta. Bella idea, no? La prossima espressione? Fare storie, che significa lamentarsi. Ad esempio, finisci di mangiare i broccoli e non fare storie. Fare bella o brutta figura. Questa espressione indica il fare qualcosa che ci mette in buona o in cattiva luce di fronte agli altri. In pratica si utilizza quando facciamo qualcosa di particolarmente bello o particolarmente brutto e ci preoccupiamo di cosa possano pensare gli altri. Per esempio, sembri nervoso. Lo so, è che vorrei fare bella figura con lei, mi piace molto. Lascia sempre una piccola mancia quando vai al ristorante o rischi di fare brutta figura. Fare buon viso a cattivo gioco. Questa significa semplicemente fingere che qualcosa ci vada bene, anche se non è per niente così. O, in altre parole, cercare di adattarsi e di sopportare una situazione scomoda. Ecco un esempio. Il fidanzato di mia sorella è una persona molto sgradevole, fa continuamente battute sul mio ragazzo, ma non voglio litigare con lei, perciò non dico nulla, sono costretta a fare buon viso a cattivo gioco. Fare breccia nel cuore di qualcuno significa far innamorare qualcuno, riuscire a conquistarlo. Per esempio, siamo usciti insieme solo una volta, ma ha già fatto breccia nel mio cuore.
Fare carte false significa essere disposti a fare qualsiasi cosa pur di raggiungere un obiettivo. Per esempio, i miei genitori mi amano molto, farebbero carte false per esaudire ogni mio desiderio. Fare caso significa notare, accorgersi di qualcosa. Per esempio, hai visto come ti guardava Roberto? Ti ha fissata per tutta la sera. Davvero? Non ci ho fatto caso. Fare fronte significa affrontare, cercare di risolvere un problema, una situazione un po' complicata. Per esempio, questo è stato un anno molto duro per noi. Abbiamo fatto fronte a tante difficoltà, ma le abbiamo superate tutte con successo. Fare fuori significa eliminare o, più drasticamente, uccidere. Per esempio, la sua azienda è riuscita in soli 2 mesi a fare fuori tutta la concorrenza. Fare i conti senza l'oste. Questa espressione significa prendere una decisione senza tenere minimamente in conto il parere delle altre persone coinvolte. Ad esempio, se pensi che tuo padre ti darà i soldi per comprare una nuova macchina, hai fatto i conti senza l'oste, non te li darà mai. Fare il bello e il cattivo tempo. Questa espressione significa semplicemente fare ciò che si vuole, cambiare umore a proprio piacimento, spesso senza riguardi nei confronti degli altri. Per esempio, sono stufo delle tue richieste insensate, non puoi fare il bello e il cattivo tempo con me. Fare le ore piccole. Questa espressione significa rimanere svegli fino a tardi, come per esempio nella frase: ieri ho fatto le ore piccole, ho lavorato al nuovo progetto e sono andato a dormire alle 4. Fare leva su. Significa sfruttare una particolare situazione o una debolezza di qualcuno per ottenere qualcosa e quindi per i propri scopi personali. Per convincerla potresti provare a fare leva sui suoi sentimenti, farebbe qualsiasi cosa per te. Fare luce su. Questa espressione significa portare chiarezza, portare a galla la verità su qualcosa. Grazie al prezioso contributo della polizia sono riusciti a fare luce sulla vicenda e ad individuare l'autore dell'omicidio. Fare mente locale. Questa espressione significa concentrarsi per giungere ad una conclusione o per ricordarsi qualcosa che al momento ci sfugge. Per esempio, non ricordo quante persone ho invitato alla mia festa di compleanno, fammi fare mente locale e ti dico il numero preciso. Fare presente. Questa espressione significa far notare qualcosa a qualcuno. Ad esempio, il mio capo mi ha fatto presente che questa settimana sono arrivata tardi già 3 volte. Credo che la prossima volta mi manderà un richiamo. Fare senso. Questa espressione significa disgustare. Per esempio, non ci tengo a vedere la tua tarantola domestica, i ragni mi fanno senso. Attenzione, attenzione, perché fare senso viene molto spesso confuso, soprattutto dagli angloparlanti, con l'espressione inglese to make sense, che invece è un falso amico, perché invece l'espressione to make sense in inglese si traduce in italiano con avere senso. Fare sul serio significa non scherzare, impegnarsi a fondo in qualcosa. Per esempio, quando mio fratello mi ha detto che avrebbe fondato la sua azienda, credevo stesse scherzando, invece faceva sul serio. Fare un buco nell'acqua. Questa espressione significa fallire, non riuscire nella propria impresa. Per esempio, credevo di aver trovato il modo perfetto per conquistarla, ma ho fatto un buco nell'acqua. Farla franca. Questa espressione significa scampare, riuscire a evitare una punizione. Quindi riuscire ad uscire da qualcosa di brutto che abbiamo fatto senza essere puniti. Per esempio, ha rubato più volte oggetti di valore dai suoi colleghi, ma nessuno l'ha mai colto in flagrante, è sempre riuscito a farla franca. Farsi in 4 significa lavorare molto duramente, fare di tutto pur di ottenere qualcosa.
I tuoi genitori si sono sempre fatti in quattro per te, non ti hanno mai fatto mancare niente. Farsi vivo o viva. Questa espressione significa presentarsi, di solito quando nessuno se lo aspettava o dopo molto tempo. Per esempio, dopo 2 anni da quando mi ha lasciata, ha deciso di farsi vivo. Troppo tardi, ormai sono felicemente sposata. Fare orecchie da mercante. E questa espressione significa fare finta di non sentire. Ad esempio, gli ho già ricordato 3 volte che deve pagare l'affitto, ma lui continua a fare orecchie da mercante. Eccoci arrivati alla fine di questo video. Come vi avevo già accennato e come avete potuto vedere, di espressioni con il verbo fare ce ne sono veramente, veramente tante. Ma diciamo che queste sono quelle che secondo me sono le più comuni e le più utilizzate nel parlato. Alcune hanno dei significati un po' complessi, devo dire, lo so, alcuni sono dei significati opachi, che quindi non sono evidenti dalla semplice lettura o dal semplice ascolto. Bisogna quindi per questo conoscerle, studiarle, perché così si possono utilizzare correttamente e si può stupire gli italiani. Se poi volete ripassare un po' di grammatica, allora vi consiglio di correre a guardare il nostro video dedicato alle differenze tra le paroline qualche, qualunque, qualsiasi e ogni. Come sempre trovate il link qui in alto nella card o giù nella descrizione. Non dimenticate poi di passare dal nostro sito www.lernamo.com per tutte le altre lezioni di grammatica, di cultura, vlog, esercizi e molto altro ancora per praticare il vostro italiano. Io vi aspetto prestissimo qui su YouTube o su Instagram, su Facebook e su Twitter, dove potete trovarmi cercando Lernamo o cliccando direttamente sui link in descrizione. A presto, ciao!